Cari amici di Smart Video Fotografi, benvenuti finalmente in questo nuovo video, oppure ben trovati se siete nuovi del canale. Innanzitutto vi spiego in 2 secondi cosa troverete su questo canale. Se vi interessa la fotografia, il video da dispositivi mobili, cioè smartphone e tablet, siete nel posto giusto. Ovviamente potremo anche imparare, volendo, a montarli e ritoccando le foto anche sui nostri dispositivi mobile, cioè parliamo sempre di smartphone e tablet. Se vi ho convinto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Detto questo, vi ringrazio innanzitutto per esservi iscritti, quindi se vi siete iscritti. Cosa parliamo in questo video? Andiamo alla 15ª lezione, tutorial, episodio, come lo vogliamo chiamare, dedicato a Filmic Pro. C'è stato un bel aggiornamento, siamo arrivati alla versione 7. Purtroppo ci sono state qualche sorpresucce, perché per utilizzare appieno l'applicazione e soprattutto, tenetevi forte, per esportare i propri filmati che andiamo ad acquisire, bisogna sottoscrivere un abbonamento. I simpaticoni, io li chiamo così perché non ci hanno fatto un bel tiro, diciamolo, i simpaticoni di Filmic Pro però hanno già, diciamo, diminuito i costi, nel senso facendo qualche sconto. Andiamo a vedere la schermata che riguarda Android, vedete c'è un sconto sul settimanale e uno sconto sull'abbonamento annuale. Su iPhone il settimanale 10 centesimi più caro, però il resto uguale, ok, rimane il costo annuale uguale, identico. Cosa comporta questo costo? Ovviamente avete le funzioni aggiuntive, ok, che potremo utilizzare, e l'esportazione del filmato, anche se la schermata che vedremo adesso su iPhone XS dice un po' il contrario, però dice che possiamo usare appieno le funzionalità di Filmic Pro, ma non possiamo esportare. Ma c'è un tastino Pro che non so cosa rivela. Adesso io non mi sono abbonato, ovviamente, cioè mi ero abbonato per utilizzarla in un video che ho fatto, ma se vi interessa scoprire quel tastino, arriviamo almeno a 20-30 like sotto questo video, non chiedo tanto, e nei commenti, ok, chiedetemelo, che mi abbonerò una settimana, andiamo a scoprire cosa diciamo nasconde quel tasto lì, a parte la possibilità di esportare ovviamente il nostro filmato. Bene, catapultiamoci sul iPhone XS, ma alla fine avremo una sorpresa alla fine del video, quindi restate con me fino alla fine e non skippate, perché sennò vi perdete il contenuto. Andiamo avanti. Ok ragazzi, andiamo sull'iPhone XS e andiamo a avviare Filmic Pro. Questo vale sia se aggiornate Filmic Pro, se andate a acquistare ovviamente Filmic Pro dal nuovo, cioè andate a installare, diciamo, dello store fresco di fabbrica. Andiamo a ovviamente lanciarlo e, come possiamo vedere, ci compare la schermata dell'abbonamento, ok, settimanale o mensile. Come ho detto, siamo 10 centesimi più alti rispetto ad Android, però questo adesso non ci interessa. Clicchiamo sulla X, non vi logate perché tanto non potete recuperare nessun abbonamento, nessun costo se non avete sottoscritto un abbonamento, ovviamente. Andiamo sulla X e cosa succede? Se la riesco a centrare, ovviamente succede questo, che i signorini dicono che possiamo utilizzare appieno le funzionalità di Filmic Pro, ma non possiamo esportare né condividere i nostri contenuti. Adesso dico, cari ragazzi, va bene non poter utilizzare i contenuti cioè non poter utilizzare le funzioni diciamo più eclatanti che si hanno in questa applicazione, ma non poter esportare i miei filmati mi sembra un po' una cosa non tanto carina nei confronti soprattutto dei vecchi utenti, che potranno poi utilizzarla, ma andremo a vederlo alla fine. Potranno utilizzare Filmic Pro, ma ci sarà una bella o brutta sorpresa. Ovviamente come la prendete non lo so. Ritorniamo sull'iPhone, giriamo lo schermo per andare ovviamente dall'ok. Ok cari ragazzi, dato l'ok e vedete che praticamente appare così nuova l'interfaccia
a me personalmente piaceva tantissimo, però non per quello che faccio non pagherò ovviamente l'abbonamento annuale e poi vedremo come faremo a utilizzarla. Cosa c'è di nuovo? Cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo questo, innanzitutto vi faccio vedere che se io clicco qua sopra, vedete che c'è scritto Pro, ok, se c'è scritto qua sopra Pro, devo ovviamente sottoscrivere un abbonamento. Adesso non so cosa nasconde quel tastino lì, però poi ovviamente se volete 2,39 € ne potremo anche spendere. Cosa è cambiato? Cosa è cambiato? Sono cambiati i colori, vedete, per l'esposizione, per la messa a fuoco, ok, sono cambiati i colori, sono cambiate un po' di cose. Abbiamo innanzitutto qua in cima a sinistra, se vado a cliccare, abbiamo sotto la possibilità di cambiare il modo di lavorare, cioè siamo qui in, diciamo, manuale automatico, ok, chiamiamolo così. Qua siamo nella versione blogger, vedete che appaiono, prima erano molto grandi come quadrati, adesso appaiono così, e qua andiamo nella sezione manuale completamente, ok? Quindi adesso andiamo a vedere un po' nel dettaglio di qua cosa appare. Ingrandiamo lo schermo se possiamo con le due ditine. Vedete che praticamente abbiamo la possibilità di avere 4 posizioni. La prima, vado col dito che è meglio, è quella che ci permette di settare gli ISO e la velocità del nostro otturatore praticamente in automatico. Vedete, lui seleziona, ovviamente adesso lo schermo è nero quindi non prende nessuna luce, seleziona quello che è meglio per noi. Se andiamo invece giù e andiamo su ISO, se mi vedete che se mi sentite allontanare mi abbasso per guardare lo schermo perché sono ciecato, abbiamo ovviamente gli ISO, ok, la possibilità di scegliere gli ISO sempre con lo slider, ok. Poi abbiamo S, che sarebbe la velocità dell'otturatore, anche qua sempre scelta con lo slider, e in ultimo abbiamo lo zoom, ok, la parte zoom. Quindi è cambiato questo, ok. Nella versione 7 i comandi sono diventati così. Quindi per tornare ovviamente alla versione precedente, diciamo la versione in automatico manuale, si arriva di nuovo qua, si clicca qua sopra e tutto torna come prima. Ovviamente possiamo anche cliccare lungo su uno dei due comandi, sia esposizione che messa a fuoco, per andare sempre nella modalità manuale, ok. Quindi niente cambia, ok. Anche di qua ovviamente se clicco lungo appare di qua, ok, la messa a fuoco, quindi niente di nuovo. Poi c'è la parte, diciamo, della automazione, che la vedremo poi se andremo avanti nei tutorial sulla 7, che è molto cambiata rispetto alla precedente. Poi abbiamo il menu che era qua sotto, si è spostato qua sopra, eccolo qua. Troviamo all'interno le stesse funzioni, le stesse cose, non è cambiato nulla, a parte che c'è una funzione nascosta col quale ringrazio un iscritto al canale perché me l'ha segnalato lui tramite email. Adesso non ricordo il suo nome, mi scuserà, ma sotto ovviamente lo metterò, non so, per la privacy non so se lo metterò. Ecco, anche questo bisogna stare un attimo cauti, può darsi che magari uno non voglia essere nominato. Comunque lo ringrazio e lui sa chi è, quindi veramente una segnalazione veramente importante. Poi andiamo avanti. Cosa c'è ancora di nuovo? Qua abbiamo un tasto che si può personalizzare. Se io clicco sopra posso praticamente lungo ovviamente avere una personalizzazione, cioè vedete, questo è il primo tasto, io posso andare a mettere qualsiasi cosa all'interno di questo tasto, per dire, non so, ci metto questo, ok, esco, vado qui e come clicco ovviamente cosa si apre? Si apre la modalità manuale, ok? Quindi questo tasto è personalizzabile, uno solo ce n'è, ok? Uno solo, vabbè, accontentiamoci di quello che passa il conventuccio. Poi andiamo avanti di qua, poi sopra lo vediamo dopo, qui abbiamo il nostro microfono, ovviamente rimane sempre la scelta di poter tirare giù ovviamente lo slider del volume, però se clicchiamo sul microfono sono stati spostati tutti i comandi audio qua dentro, ovviamente li ritroviamo anche penso nelle impostazioni, però sono stati cambiati qua. Abbiamo qui la possibilità di abbassare il volume o alzarlo, se riesco a centrare sempre,
Vedete qua, qua abbiamo la possibilità qua sotto di scegliere il microfono, e qua abbiamo la correzione automatica del gain, ok, se vogliamo ovviamente azionarlo o no. Quindi per uscire dalla funzione bisogna ricliccare sul microfono. Abbiamo visto che hanno spostato i comandi sotto. Poi con questa freccia si chiudono questi comandi sopra, che andremo a vedere subito cosa sono. È rimasto invariato qua tutto per per i bianchi, per i vari filtri e ovviamente i log, ok, questo è rimasto invariato. Cosa cambia? Cambia questo, il tasto della scelta degli obiettivi, che è stato messo di qua. Abbiamo la scelta dei nostri obiettivi, oppure passare con questo tasto qui alla fotocamera anteriore. Ok, quindi abbiamo questa possibilità qua. Per ovviamente spegnere questa funzione basta cliccare sullo schermo. Qui invece abbiamo tutto quello che riguarda le connessioni, sia monitor che il remote control, quindi selezioniamo una di queste per voler andare in modalità remote control, oppure ovviamente avere il monitor come HDMI. Andiamo avanti. Qua sotto cosa c'è? Qui sotto c'è i comandi che erano qua sopra una volta, vi ricordate? Quelli che si permettono di migliorare ovviamente la visibilità rispetto, cioè di correggere l'esposizione avvalendoci di colori. Ok, l'esposizione l'ho messa a fuoco, ma l'avevamo già visti. Poi se volete ovviamente andare avanti nella versione 7 me lo dite, come ho detto prima, ok? Quindi questi cambiano ovviamente cliccando sopra, ok? Vedete che abbiamo la possibilità di cambiare. Poi qua sotto abbiamo il tasto ovviamente play, e andiamo ovviamente a selezionare selezioniamo un video, partita l'audio. Quando vado per esportare, che succede? Succede che mi devo abbonare. Ragazzi, va bene. Può darsi che sia solo riservato all'esportazione. Adesso bisogna vedere quel tasto Pro cos'è. Se poi ci abboneremo lo vedremo, però mi sa tanto che riguarda veramente solo l'esposizione. Ma non è una cosa, silenzio, non è una cosa carina, ok? Mi ero dimenticato di farvi vedere questo menu, ragazzi. Con questa freccetta si apre, si chiude, e vediamo cosa sono queste impostazioni. La prima riguarda l'esposizione, ok? Io posso praticamente variare con questo slide l'esposizione manualmente, oppure andare qui, cliccare sul numero e inserire un valore, per dire 200, do ok, vedete, e cambia il valore in 200. Oppure posso andare qua e andare a scegliere un valore preimpostato, ok? Quindi poi posso ovviamente andare sullo schermo, chiudere tutto e ritornare in modalità automatica. La seconda, questa qui, se vado qui, praticamente posso decidere l'otturatore. Vedete, praticamente ho questa possibilità di andare a scegliere l'otturatore. Posso ovviamente andare a selezionare un numero, anche qua inserire il numero. Ecco, quello di prima riguardava sicuramente gli ISO, ok, come numero, non ovviamente l'esposizione non ha un numero, forse, non so, comunque vabbè. E questo è quanto. Vedete, quando io praticamente seleziono uno di questi due valori, a parte che appare un pallino, ma si colorano di colore diverso, praticamente come il cerchio, perché vuol dire che sono in modalità manuale, ok? Quindi se poi vado a cliccare, vedete, i numeri ritornano in bianco, quindi vuol dire che sono in modalità automatica. Qui su invece molto carina la possibilità di avere un bilanciamento dei bianchi manuale, ma anche qui io posso ovviamente far così, ma se conosco il valore di questa luce posso andare qui e mettere il valore. Ragazzi, questo è veramente carino, ok? 5000 magari, vado a far così, quindi i colori verranno sicuramente più veritieri, ok? Quindi posso impostare i due valori del bilanciamento dei bianchi, oltre a poter manipolare qua sopra a seconda della mia fonte e memorizzare ovviamente nell'A e B i parametri che mi servono di più.
Cliccando qui ovviamente vado a spegnere tutto. Per ritornare in automatico devo andare qua, ovviamente vedete che si è impostato e andare qua in automatico, vedete che anche qui il bianco si è elevato, non elevato nel senso elevato, ma si è elevato. Allora andiamo avanti. Qui invece abbiamo quanto storage ho io a disposizione. Se clicco qui vado e entro catapultato all'interno del menu, diciamo, della selezione dell'aspetto, ma soprattutto per quello che riguarda la qualità. Ovviamente se io abbasso, ecco, una cosa che ho riscontrato è questa: se io abbasso, vedete, il numero non è proprio subito ritornato, o sì, facendo così, vedete, ok, non ritorna subito praticamente, bisogna fare 2 cliccate, vabbè, comunque lo stesso. Qui invece ho la possibilità di scegliere il codec, ma vado sempre nella sezione questa, e il codec ovviamente lo scelgo manualmente andando sotto, ok, diciamo che vengo catapultato in questa sezione qua, niente di nuovo. E invece i log sono finiti in questa scritta. Ovviamente possiamo accederci anche da qui, ok, scusate, ho le rocce idine. Da qui ovviamente possiamo accedere ai log, oppure possiamo accedere di qua all'impostazione del vlog 3, vlog 2, e quindi fare i nostri filmati cinematografici. Bene, innanzitutto ringrazio Cinzia per questa segnalazione, perché è stata molto importante e rivelatrice soprattutto, perché ovviamente siamo stati sorpresi, anche piacevolmente, però poi diciamo che siamo rimasti un pochino maluccio per questa mossa, però meglio che nulla, ok? Ritorniamo su Filmic Pro, andiamo nelle impostazioni dell'applicazione 7, ovviamente, andiamo su I. Questo vale anche per Android, cari ragazzi. Scendiamo fino in fondo e cosa troviamo qui? Scarica la versione Legacy 6.0. Quindi cosa vuol dire? Io vado a cliccarci su e vengo catapultato su, indovinate un po', ovviamente sull'Apple Store. A questo punto io l'avevo già scaricata, ovviamente, la vado a riscaricare e poi la andiamo ad aprire, perché potremo utilizzare ovviamente la versione 6 a pieno, ragazzi. Così è, e così vi dico, è una cosa bella, una cosa brutta, questo non lo so, però per chi vuole usare Filmic Pro a pieno deve tornare alla versione 6 e poi tireremo le nostre conclusioni, perché ovviamente c'è una parte anche ovviamente che non è positiva, ok, per questa versione qua, forse l'avete già capito. Ok, abbiamo la versione 6, la andiamo ad aprire, ovviamente ci daranno il benvenuto perché sono educati con noi, ok, ciao, andiamo a fare tutte le cose che ovviamente abbiamo sempre fatto nella versione 6, ok, poi vi farò vedere cosa va bene così, ok, e andiamo avanti. Bene, eccola qua la nostra versione, ovviamente la nostra versione 6 che tutti conosciamo, i tutorial li avete visti, quindi cambiano un po' di cose nella 7, però diciamo che più o meno tante cose sono rimaste. Se andiamo nel play, la sorpresina qual è? È questa. La sorpresina è questa, ragazzi, che possiamo, volendo, importare i filmati dalla 7 alla versione 6, ma dobbiamo sempre abbonarci, quindi non ci facciamo illusioni, diciamo. Io pensavo che bello sta a vedere, quando ho visto questa schermata ho detto ale, frego, invece niente, non li abbiamo fregati, quindi cosa dire, io non lo so, abbonarsi o no, abbonarsi sì, abbonarsi boh, a questo a voi la scelta. Se volete ovviamente utilizzare la versione 7, che poi alla fine dei conti cambia ben poco, ok, dalla versione 6, cambiano praticamente le impostazioni, poi alla fine dei conti il dispositivo è sempre lo stesso, se avete sempre lo stesso dispositivo, quindi l'acquisizione è sempre la stessa. Bene,
amici miei, atto secondo, spegniamo il mouse. Conclusioni, concludendo, la versione 7 è molto bella, abbiamo praticamente l'abbonamento, se vogliamo utilizzarla, e possiamo noi la scelta ovviamente di abbonarci o no, però come ho detto non cambia molto, come parametri, poi le scopriremo cliccando su quel tasto, se volete ovviamente andiamo a vedere, ma secondo me è solo questione di esportazione. Quindi utilizzare la versione 7 per cambiare un po' la schermata mi sembra un po' esagerato, no? Avere 49 euro all'anno, ma ovviamente c'è il contro, la versione 6 che non verrà più aggiornata, quindi se arriveranno funzioni nuove saranno solo sulla 7 sicuramente. Quindi questa non è stata una bella mossa da parte dei simpaticoni di Filmi Pro, che io ovviamente adoro questa applicazione, ma mi hanno fatto un po' fare un passetto indietro e a cercare altre applicazioni. Come avete visto, Movie Pro ovviamente sul canale è quasi diciamo il concorrente, e uno dei maggiori concorrenti. Con questo io vi rinnovo ovviamente l'invito a iscrivervi al canale Smart Video Photography e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò, ma non solo, ovviamente oltre ad augurarvi buone feste, buon anno se non ci vediamo prima, perché questo ovviamente è diciamo un film a tempo determinato. È un video che praticamente è sotto le feste, quindi non so se ce ne saranno altri, e ovviamente se condividete il video con i vostri amici vi fate piacere, perché può aiutare loro ovviamente a capire anche questa cosa un po' complessa, no? Dell'abbonamento sì o no, e poi utilizzare ovviamente, vedere la versione 7 cos'ha di nuovo. Con questo vi ringrazio e vi rimando al prossimo video e vi auguro ancora buon anno. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!